Vediamo un po'. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Non state guardando il video al contrario, ma mi sto semplicemente allontanando perché voglio mostrarvi la qualità di questi microfoni wireless della Moman C2X. La qualità audio è decisamente ottima, ho già avuto modo di provarli, ma la cosa che mi ha impressionato soprattutto è la riduzione del rumore di sottofondo. In questo momento si gioca facile perché in questo momento non c'è nessuno e quindi il rumore non c'è. Vi mostrerò all'interno del video una clip che ho girato qualche settimana fa, proprio relativamente a un messaggio natalizio che volevo inoltrare a tutti voi. Ragazzi, avrei potuto girare il video tranquillamente a casa, seduto sul divano, con l'albero di Natale dietro le spalle e le luci accese. Oppure avrei potuto girarlo tranquillamente in un mega centro commerciale, magari al caldo, con tante luci, tanta musica e schiamazzi di persone e bambini a destra e a manca. Oppure avrei potuto girarlo tranquillamente in Duomo, oppure nella piazza di Pavia o in qualsiasi altra città italiana. La realtà invece è che sono in un parcheggio sperduto dove non c'è assolutamente nessuno e sono in perfetta sintonia con me stesso e con il mio modo di vivere la moto, ovvero in perfetta solitudine. Fino a poco fa pioveva, in questo momento ci sono circa 0 gradi e sono uscito solo per farvi gli auguri, ragazzi. Auguri a voi, ai vostri cari, e spero che tutti voi troviate sotto l'albero ciò che cercate. Prima di finire il messaggio però tengo a precisare una cosa, che a girare i video con le lucine e con le pile sono bravi tutti. Queste luci qui però sono quelle che vanno con la corrente elettrica. Ciao a tutti, un abbraccio, buon Natale. E la cosa impressionante è che avevo la moto accesa di fianco a me per alimentare appunto le luci, che non erano luci che andavano con le pile, ma luci che erano collegate alla moto stessa, quindi per evitare magari di scaricare troppo la batteria, di metterla troppo sotto sforzo, ho preferito tenerla accesa. Nel momento mi sto allontanando ulteriormente, sono a più di 30 metri, 35 metri dalla cam. Sono sicuro che nonostante la distanza la qualità audio sia ottima. In questo momento io sto usando una pulce, come vedrete mentre mi avvicinerò, ma si può usare anche senza pulce, mettendo direttamente il trasmettitore al bavero della giacca piuttosto che al collo della maglia, a seconda di dove la volete utilizzare. Io preferisco la pulce perché mi sembra meno invasiva, più nascosta. Ecco, il trasmettitore mi dà l'impressione di essere un po' troppo invasivo. Però quello che interessava a me per portare un po' più di qualità nei video è quello, e credo che sia quello che interessi anche a voi, nel sentire, nell'ascoltare, nel vedere il video, sia proprio la qualità dell'audio. Nonostante fossi distante, la qualità audio è decisamente incredibile. Adesso proverò ad allontanarmi ulteriormente, cercherò di allontanarmi di circa 80-100 metri dalla cam per capire se effettivamente si riesce ad avere anche qualcosa in più, anche se poi ovviamente il limite sarà l'inquadratura della GoPro. Però la cosa interessante di questi accessori, ecco, qui siamo abbastanza distanti. Qui sono a circa 100 metri dalla cam, sto tornando indietro. La cosa molto interessante di questi accessori è che può essere utilizzato sia sulla GoPro, ma sia ovviamente sulle macchine fotografiche, quelle un po' più professionali, che magari potrebbero non avere un microfono eccellente, ma con questa soluzione si riesce ad avere l'uno e l'altro. Magari la macchina professionale ha una qualità video ottima, ma il microfono non sempre all'altezza. Con questo riuscite ad avere entrambe le cose. Dicevo, la cosa interessante è che è possibile collegarci anche gli smartphone e anche i tablet. In termini di durata, la durata della batteria è decisamente elevata, è importante e vi garantisce la copertura della giornata intera. Poi ovviamente dipende da quanto la utilizzate. Li sto testando da alcuni giorni e devo dire che sono letteralmente entusiasta sia della qualità audio che hanno questi prodotti, sia anche della durata che garantiscono all'interno della giornata, e soprattutto grazie a questi microfoni wireless ho la possibilità di variare ulteriormente l'immagine all'interno del video, e come tutti sappiamo più si variano le inquadrature del video più il video diventa fruibile, piacevole e sicuramente garantisce qualche effetto maggiore. Banalmente questa cosa che sto facendo adesso con un microfono classico che va con un lavalier che va
agganciato alla cam non avrei potuto portarvi questo tipo di contenuto. Insomma, è un prodotto sicuramente di buon livello, ma vista la giornata che non è proprio delle migliori, adesso direi di tornare a casa, metterci comodi sul divano al caldo e vi mostro il packaging con cui arriva, vi li faccio vedere e vi spiego tutto quanto. A questo punto non resta che andare a casa, togliersi la giacca, accomodarci e vederli da vicino. Ok ragazzi, siamo tornati a casa e siamo tornati in compagnia del nostro classico lavalier a filo. Abbiamo lasciato questi della Moman, eccoli qui. Questa è la confezione con cui vi arriva, Moman C2X. Si apre la confezione, eccole qua, le immancabili istruzioni e questo è l'astuccio con cui arriva. Andiamo a vedere cosa c'è dentro l'astuccio con cui vi arriva. Allora, considerate che io li ho usati, ma ho lasciato come mia consuetudine le pellicole sugli display. La confezione con cui vi arriva è questa qui. Ci sono 2 trasmettitori e un ricevitore. All'interno trovate i cavetti per ricaricarlo. Ci sono 2 fili di un colore nero che servono per i 2 trasmettitori e il filo grigio che è per il ricevitore. USB da una parte e USB-C dall'altra. Poi c'è questo cavo utile per collegare, nel caso mio, la GoPro al ricevitore. Poi ci sono i 2 lavalier, eccoli qua, 1 e 1, 2. Ci sono anche le 2 pulci, 1 e 1, 2, nel caso si volesse utilizzare le pulci da mettere sui trasmettitori. Poi c'è questo ulteriore cavo per collegare il ricevitore alla vostra cam e c'è anche un ulteriore attacco ovviamente per l'altro lavalier. E poi ovviamente ci sono i 2 trasmettitori e il ricevitore. Quando vi arrivano, perlomeno a me sono arrivati già accoppiati, già affiliati tra di loro, ma se si dovessero, se dovessero perdere l'affiliazione, riaffiliarli è molto semplice. Basterà accendere il ricevitore, accendiamo il trasmettitore, teniamo il pulsante premuto per 8 secondi, lui va in modalità affiliazione e praticamente si accoppieranno. Ovviamente si può utilizzare un ricevitore e un trasmettitore come ho fatto io in questo video, oppure si possono utilizzare tutti e 2 i trasmettitori. Li ho provati con Cinzia ed è oggettivamente una bella soluzione. Nella parte alta dei trasmettitori ovviamente c'è il microfono e proprio sul microfono ci sono gli agganci con cui poter ancorare le pulci. Personalmente preferisco avere il microfono attaccato al bavero della giacca piuttosto che, come in questo caso, alla felpa, piuttosto che avere il trasmettitore. Poi è una questione di gusto. Ovviamente i trasmettitori hanno un volume, si può settare grazie a questi pulsanti posti sui lati del trasmettitore stesso. C'è anche l'altro pulsante su cui potete mettere o meno la funzione che toglie i rumori di sottofondo. È estremamente utile e funzionante. Questo è il trasmettitore che ovviamente ha un display, si accende, vi dice lo stato di carica, la qualità del segnale. Con questo pulsante qui in alto è possibile attivare o rimuovere i rumori di sottofondo, il pulsante in basso invece è quello del volume. Potete vedere se è affiliato, è quel simbolino in mezzo che vi dice che è già affiliato, il microfono. L'icona di fianco all'affiliazione è quello che vi dice se la funzione per la riduzione del sottofondo è attiva o meno, e B vi dice che è il trasmettitore B perché sul ricevitore avrete un altro display, adesso ve lo mostro. Questo qui è il display del ricevitore, adesso lo accendiamo, si accende da qui, qualche secondo e si attiva, eccolo qua. Vedete, io l'ho messo in modalità stereo, cioè sia A che B. Nel momento in cui si accendono mi dice che già è affiliato. Ragazzi, adesso ho collegato i 2 apparecchi, come vedete sono entrambi affiliati, sono dietro la cam ovviamente. Questo è quello che vedete una volta che sono affiliati entrambi. Una cosa molto interessante, il trasmettitore una volta che si utilizza per diversi minuti, il display va in modalità stand-by e quindi va a risparmiare la batteria. All'interno, come vi dicevo, c'è il libretto di istruzioni, ma c'è anche un certificato di garanzia. Il libretto di istruzioni ovviamente è tutto in inglese. Vi sono riportate tutte le istruzioni per l'affiliazione, per collegarlo al computer, per collegarlo a una macchina fotografica, per collegarlo a un cellulare. Ma vi posso garantire che l'utilizzo è estremamente semplice. Molto smart, molto facile, e il libretto di istruzioni ovviamente gli ho dato una letta molto velocemente, ma vi garantisco che collegare i vari dispositivi tra di loro,
prenderci dimestichezza, confidenza è veramente banale. La qualità audio l'avete vista e l'avete sentita soprattutto con le vostre orecchie, mi sembra assolutamente di un livello alto. Per il costo a cui si propongono questi microfoni wireless è decisamente un ottimo compromesso. Sicuramente questi prodotti mi daranno la possibilità di alzare l'asticella per quel che riguarda la qualità delle video e soprattutto delle riprese fuori campo, che prima, volente o nolente, il cavo della lavalier è lungo quello che è, il media mod all'aperto comunque percepisce tanti suoni, tanti rumori che magari non vorrei fossero all'interno del video. Grazie all'utilizzo di questi microfono Momen C2X, ho risolto il problema di fare le inquadrature riprese da lontano senza portarmi all'interno del video i rumori che potrebbero essere intorno a me. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!